È dall'alba della saga Total War Warhammer che ciclicamente si torna a parlare dei Dogs of War, i mastini della guerra. Ogni volta che esce una patch da anni vengono trovati nuovi riferimenti nelle linee di codice del gioco. Ma diciamo la verità per quello che è un segreto di Pulcinella. Da anni nei caricamenti compaiono citazioni ed aforismi proprio in riferimento ai mastini della guerra. Io sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un nuovo video showcase qui sul canale. Andiamo oltre le semplici voci di corridoio e trattiamo dei fatti. Nello specifico con la mod Teb di Kataf, un pilastro storico del workshop che dal primo Total War Warhammer fino ad oggi continua a darci la possibilità di giocare non soltanto Tilea, ma anche Estalia e i Principati di confine. Nel rispetto del vostro tempo ve ne parlo dritto al sodo. Ma che cos'è Teb, appunto? È una mod che va a integrare una nuova cultura umana dei regni meridionali, che sostituisce il copycat dell'impero che abbiamo appunto dall'inizio di questa saga in tutte le aree di Estalia, Tilea e Principati di confine. Kataf non solo va a fare un reskin a tutte le unità, ma cerca di integrare il più possibile dal codice dell'esercito proprio dei Dogs of War, condottieri di compagnie mercenarie specializzati ma rinomati, contratti e ruoli unici in battaglia, al contempo preservando per le varie sottoculture una forte impronta che, come in tutto Warhammer, si rifà all'Europa tardo medievale, inizio rinascimentale, dai balestrieri pavesi fino ai carabinieri, ai conquistadores e i cavalieri erranti di confine nei principati. Come si sposa però la meccanica delle compagnie mercenarie con un rework totale alle culture umane del sud? Prima di entrare di più nel dettaglio in questa vetrina, voglio ricordarvi che questa mod, come tantissime altre, è gratuita sullo Steam Workshop. Per installare queste mod potete recuperare la mia vecchia guida qui sul canale. Come curatore di mod da tantissimo tempo vi garantisco che è assolutamente facile ed accessibile. Dunque, la Teb crea delle nuove sottoculture umane. Guardiamole al volo. Spietati calcolatori, campanilisti e goderecci. I tileani siamo ovviamente noi italiani. Warhammer fa del suo pezzo per esternare i maggiori stereotipi dell'italianità, ovviamente nel contesto satirico e tetro oscuro classico di Warhammer. A disposizione di Tilea ci saranno i seguenti lord leggendari nella sottocultura che potrà reclutare, oltre ai mercenari praticamente accessibili a tutti, anche delle unità regolari specifiche. Avremo Borgio l'Assediatore, Lorenzo Lupo e Leonardo Catrazza, tre personaggi molto differenti ma veramente importanti nella lore di Tilea, con l'esclusione di Leonardo Catrazza che è un omaggio, una rivisitazione del personaggio placeholder a capo di Miragliano nella saga Total War Warhammer. I due lord iniziali saranno Borgio, che inizierà a Miragliano in piena Tilea, e il principe mercante Catrazza invece inizierà in Catai con la sua compagnia delle Indie orientali. Non differiscono molto se non dallo start e dagli effetti dell'orde della fazione. Questo dato è fondamentale per comprendere Teb in generale e colgo l'occasione per parlarvene. Questa mod è estremamente bilanciata e basilare, non ci sono unità pazzesche né meccaniche fuori di testa. Tutte le fazioni Teb condividono il sistema della plutocrazia, che è essenzialmente una versione rivisitata del culto della morte dei re dei sepolcri o della forgia nanica. Delle 4 sottoculture della Teb passiamo da Tilea ad Estalia, che è la Spagna. Avremo sia Lucrezia Belladonna a Bilbali, che in realtà è tileana, infatti avrà diverse opzioni di campagna anche per andare a tessere dei rapporti diplomatici e di spionaggio con molti lord della Teb dell'impero di Bretogna. Avrà accesso a un roster un po' differente ma che principalmente è lo stesso di Estalia, comandata da Lupio Scrutasole, altro tributo a un personaggio placeholder che ci ha accompagnati per anni proprio in Estalia
e che va a rappresentare la visione di Kataf di un principe di Magritta che vuole copiare l'impero di Karl Franz e diventare l'imperatore del sud. Ci riuscirà il nostro re Lupio Scrutasole? Tutte le sue meccaniche vanno a potenziare la tassazione, il controllo ed ha un esercito regolare molto più forte di quello tileano, il quale invece trova molto più potere nelle compagnie di Ventura, che come si diceva prima però sono condivise fra tutti e 4 i gruppi. Passiamo al terzo gruppo, quello dei principati di confine, che rappresenta la B nell'acronimo TEB, perché sono i Border Princes. Abbiamo 2 lord, Valmir Gausser di Akendorf, che è un grande amicone dei nani, e Gashnag, il principe rinnegato, che in realtà proviene dall'antica Strigos, e con lui avremo accesso anche ad alcune unità dei vampiri. Quindi vedete, qui i principati di confine, per quanto non siano molto espansi, hanno 2 approcci differenti: chi è amico dei nani e chi invece utilizza la magia nera. L'ultima sottocultura è quella delle colonie del Nuovo Mondo, che differiscono parecchio però l'una dall'altra. Le prime sono più diplomatiche, è la Compagnia delle Indie Occidentali, guidata da Marco Colombo. Non c'è bisogno che vi spieghi, però questo è un personaggio che realmente esiste in Warhammer. È un esploratore, è un mercante, è tileano. Ma un altro tileano, non ve lo sareste mai aspettati, avreste detto estaliano, è il signore El Cadavo, che ha una storia tragica, avvolta nel mistero, e potremmo scegliere fra varie opzioni. Lui è il classico conquistadores. È ovviamente un riferimento a Hernán Cortés, e infatti il nostro obiettivo sarà depredare le terre delle lucertole azteche. Dal punto di vista delle tecnologie, senza andare a cercare altre submod che sono esistenti soprattutto per Tilea ed Estalia, è abbastanza risicata la scelta. Mentre dal punto di vista degli edifici abbiamo una varietà infinita, soprattutto economica. Importantissima anche la dicotomia, che voglio ricordarvi ancora una volta, fra gli eserciti regolari e le compagnie di mercenari, che possono dare anche bonus e malus alle province stesse. Una meccanica che accomuna tutti i TEB è anche quella degli accampamenti delle forze di Ventura. Potremmo stabilire infatti degli accampamenti come quelli degli Ogre, dove potremo reclutare determinate unità e potenziare la nostra economia, che sia di pace o che sia di guerra. Abbiamo a disposizione sacerdotesse, assassini, cavalieri, duellanti e maghi. Sono eroi interessanti e folcloristici, ma non potentissimi. A livello di unità mostruose abbiamo delle scelte buffe come Lord Piggolo II, che avete già visto in questo video, e i leoni dorati, che sono essenzialmente delle sfingi grifone che amano l'oro. Le unità appunto variano da sottocultura a sottocultura, e di base vi posso garantire che è una sfida riuscire a completare una campagna con un roster di unità abbastanza limitato, il quale però può essere potenziato, attenzione, con alcune abilità dei personaggi non esercito, come l'effetto duplicari, che raddoppia il soldo dei mercenari rendendoli irriducibili e potenziandone alcuni attributi. Dipende sempre dai nostri lord e dai nostri eroi, che saranno fondamentali per guidare al successo le nostre compagnie di Ventura dei Dogs of War, rendendo a questa fazione machiavellica dall'8ª edizione di Warhammer Fantasy secondo me una gran giustizia. Serve dell'aria fresca che però profumi anche un po' di vecchi titoli, più simmetrici, con meno opzioni, così da aumentare la sfida e provare l'ebbrezza di riformare un principato diviso e condurlo alla grandezza. Non voglio spoilerarvi altro né scendere troppo nei dettagli statistici, quindi arriviamo a una parte fondamentale dei miei video showcase, la quale oggi pare più a tema del solito. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte. Serve avere qualche DLC o mod? Sì, avere entrambi i DLC di Ogre e Re dei Sepolcri va ad evitare eventuali problemi di sorta. Per le mods invece bisogna sempre attivare la Mixer. Con quali mods è compatibile? Con la Immortal Empire Expanded e la The Old World. Per la SFO Grimhammer serve una submod. Controllate le mie collezioni. Tilea senza italiano? Sul workshop è presente una traduzione di Tile Lady, ma non garantisco per i suoi aggiornamenti.
aggiornamenti. Ma arriveranno prima o poi in maniera ufficiale? Non ho la sfera di cristallo e non mi piace speculare e fare cacciara. Spero ovviamente di sì per tutti i Dogs of War, magari con delle meccaniche un pochino ampliate e qualcosa di nuovo, di speziato. Nel frattempo la TEB rimane un capolavoro intramontabile dal primo titolo di Total War Warhammer. Se avete apprezzato questo schiaffo alla speculazione e preferite i fatti alle chiacchiere, vi chiedo di lasciare un like a sostegno del mio lavoro e di quello dei modders sullo Steam Workshop. Se volete supportare me o loro in maniera più attiva, trovate sempre i link di Ko-fi e PayPal ovunque. E se invece volete recuperare i miei contenuti a tema, voglio iniziare una campagna live con Borgio, il condottiero dei Braganza, una banda di mercenari con gli scudi pavesi e il gusto particolare, oltre che per l'oro, anche per gli assedi. Ricordatevi, un vero condottiero tileano non aspetta il permesso della Creative Assembly per conquistare il vecchio mondo. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, anche oggi questo è quanto. Tiranno matto out e alla prossima, Tileani di Ventura.